Bentornati sul canale del vostro demiurgo, il retrofilosofo. Questa volta per voi ho una bellissima recensione da fare. Parleremo infatti in questo video di una cartuccia molto rara, uscita da poco in Spagna, quindi è prodotta soltanto in Spagna, che è questa qua che vedete, che è una multicard per Neo Geo AES, che contiene il full set completo della libreria Neo Geo. Voglio prima di tutto sottolineare un punto negativo, in quanto poi tutti i punti seguenti che tratteremo saranno altamente positivi sul prodotto, e questo punto negativo riguarda la spedizione. Questa cartuccia ci ha messo 2 mesi ad arrivare, ragazzi. We must stop these high speed. They have only 72 hours to accomplish their objective. The 4 specialists will exterminate the troops of DMT. They will never be defeated. Shock troopers. Second squad. Stiamo guardando sul CRT, i giochi girano benissimo. Quindi armiamoci di tutto il necessario per poter giocare su real hardware, ovvero il nostro Neo Geo, che ho già fatto vedere in uno short qua sul canale completo, e la nostra cartuccia dei miracoli, che vedremo nel dettaglio, e avventuriamoci insieme in questo viaggio pieno di meraviglie. C'è da dire che di questa cartuccia già si parlava da un po' di tempo nel forum dedicato al Neo Geo, come potete vedere qua, ma molti non credevano alla sua validità. Si riteneva fosse uno scam, se leggete. Dopo è apparso il video su questo canale YouTube dove è stata fatta vedere appunto un canale YouTube spagnolo. Viene presentata come metodo definitivo per giocare al Neo Geo. Il canale è questo che vedete qua sotto. Come vedete ho comprato la cartuccia, l'ho ordinata, mi è costata 400 euro più 29 euro di spedizione direttamente dalla Spagna. Ho pagato con PayPal. Il problema è che ci ha messo 2 mesi ad arrivare. Adesso, se voi andate al link del negozio, la cartuccia non è più disponibile da nessuna parte. Come mai? Forse per problemi di copyright? Comunque c'erano già altre alternative per l'MVS, non per la ES. Qui c'è un esempio, ragazzi. La cartuccia è questa. Arriva direttamente dalla Spagna. Adesso la vediamo nel dettaglio, ma vi avviso già che è parecchio difficile da reperire. È una cartuccia multicard che contiene il full set, appunto completo, di tutti i giochi per Neo Geo MVS AES e Neo Geo CD, senza bootleg, senza hack, al massimo qualche homebrew / porting fatto in reverse engineering, come per esempio Shinobi Arcade e Golden Axe Arcade. Vi dico già che non posso farvi vedere tutti i singoli giochi uno per uno, sono 160. Io in questa video recensione ne farò vedere alcuni, quelli che a me piacciono di più. Però se voi volete vedere nello specifico un gioco in particolare come gira, e vi assicuro però che funzionano tutti perfettamente sia a livello di audio che di video, ma se non dovesse essere così
e qualcuno di voi si accorge di qualcosa che non va bene, ci sono i commenti apposta, sempre se riuscite a trovare questa cartuccia, perché come vi ho detto è rarissima, attualmente introvabile, i link di acquisto sono stati disattivati, quindi ragazzi non è che c'è molto modo per poterla provare, o vi fidate di me o cercate qualcun altro, uno di quei pochissimi che è riuscito a recuperarla a questo punto. Però, come dicevo, se ci tenete a vedere delle foto, dei video di come gira un particolare gioco, c'è il mio server Discord che trovate qua sotto in descrizione, vi invito ad entrare e se vi siete abbonati al canale vi mando in privato nella sezione Discord degli abbonati video e foto di quel gioco specifico. Allo stesso modo, sempre solo per gli abbonati, sarà possibile vedere le foto dell'hardware interno di questa cartuccia multicard che ho aperto in privato, ci ho fatto foto e video e ho caricato le foto nel server Discord. Vi dico che da aprire è molto semplice, basta usare un attrezzo di quelli piatti per aprire la plastica, come vedete. Comunque la plastica è fatta molto bene, come vedete. Questo Neo Geo l'ho già fatto vedere in uno short sul mio canale, ho fatto vedere l'intero unboxing. Vi dico soltanto che è completo, ha la sua scatola, il seriale combaciante, è inutile che lo faccia rivedere adesso. Questo è il sistema, questa è la macchina, come vedete è messa anche bene, è un modello giapponese Neo Zero. Chi non avesse visto lo short, comunque trovate lo short in descrizione. Allora, abbiamo il Neo Geo, ho recuperato anche la memory card, ho fatto un altro short a riguardo, memory card ufficiale, ho già verificato il funzionamento perché l'ho recuperata con la batteria al litio ancora funzionante, il cavo SCART RGB custom. Su questo Neo Geo sono stati fatti dei lavori, è stato fatto l'RGB bypass, quindi il J-bar fix e l'amplificazione RGB, è stato messo l'Unibios 4.0, la macchina è stata verificata a livello di condensatori, non è stata recappata, ma c'è stata la verifica di tutti i voltaggi del buono stato dei condensatori. Questo è il suo alimentatore originale, anche questo è stato controllato, funziona perfettamente. Bisogna utilizzare lo step down converter, ovviamente, perché è un modello giapponese, va a 110 volt. E ora vediamo il pezzo più interessante, il motivo per cui tutti siete qui. Allora, questa è la cartuccia che arriva direttamente dalla Spagna, vedete, la qualità anche della custodia è molto buona. Vi faccio vedere nel dettaglio tutti i particolari, anche la qualità delle plastiche è ottima, sembra molto robusta e molto resistente. Forse l'unica cosa che potevano fare meglio è, diciamo, la qualità dei colori, sembra un po' sbiadita, non so se si vede, ma insomma i colori sono poco brillanti. Il dietro della confezione della cartuccia ricalca il dietro del box, è identico. Tutti i giochi nel Neo Geo in una sola cartuccia. L'apertura è un po' dura, quindi è un'apertura, però ecco qua, la confezione è fatta bene. New release, quindi nuova release, full set Neo Geo AES Game Cartridge All-in-One AES MVS NCD Catalog. Questa ragazzi è la versione standard che è bianca, non è il massimo da vedere sul Neo Geo, però c'è anche, vi avviso che c'è anche la versione premium che costa 70 euro in più, vi danno anche una moneta, una maglietta, vi danno una borsa Neo Geo, tutta roba non originale. Però costa 70 euro in più, è nera come Neo Geo. Sinceramente, poiché è costata 400 euro dalla Spagna più 30 di spedizione, quindi in totale l'ho pagata 430 euro, non mi andava di spendere altri 70 euro, quindi 500 totali, soltanto per averla nera, per avere una maglietta, adesso non mi ricordo bene ragazzi, c'era una moneta, una maglietta, un portachiavi forse, e c'era la borsa Neo Geo, la borsa, insomma, però non mandava, ecco. Vedete, è buona anche la stampa dell'etichetta, abbastanza. Vi lascio sul dubbio di intendere se è davvero fatta in Giappone oppure no, ognuno si faccia la sua idea. La qualità delle plastiche della cartuccia è veramente ottima. Come vi ho detto, su Discord, nella sezione degli abbonati, se vi abbonate troverete le foto dell'interno. E infine abbiamo anche il logo SNK rilievo.
avete visto delle riprese direttamente sul CRT, ma da ora in poi, per vedere tutto meglio e in dettaglio la qualità video, i giochi come girano, quindi il gameplay eccetera, la resa grafica anche dei giochi e oltre a quell'audio, useremo un upscaler, ragazzi. Useremo questo, che è un upscaler di ottima qualità, ovvero il RetroTink 5X Pro aggiornato all'ultimo firmware, che dovrebbe essere il 3.97, quello sperimentale del 2025. Useremo la connessione, dov'è? Carta RGB, appunto, che è la migliore tra le connessioni analogiche, e quindi useremo questo per mostrarvi a video le catture della console e quindi della cartuccia. Setteremo tutte le impostazioni per la cattura col suo telecomando. Vi dico anche un'altra cosa, sempre per chi si abbonerà sarà possibile sapere le impostazioni del RetroTink 5X Pro per visualizzare il Neo Geo correttamente, perché dovete sapere che il Neo Geo ha un segnale video molto irregolare. Infatti anche gli upscaler di più alta qualità come il RetroTink per esempio fanno molta fatica con console o sistemi come il Neo Geo AES in particolare e il Sega Master System. Hanno delle frequenze un po' particolari, off spec, il video tende a traballare, avere artefatti grafici, tende a non diventare nitido ma sfocato. Ecco, se volete sapere i settaggi che ho utilizzato dopo un bel po' di studio, perché online è spiegato malissimo, ragazzi, veramente ci ho passato delle notti insonne, è spiegato veramente male. Ecco, se volete sapere le impostazioni per catturare e visualizzare col vostro upscaler sulle vostre TV moderne a schermo piatto, LCD o OLED, non cambia niente, volete sapere le impostazioni dell'upscaler, ecco, mi raccomando, abbonatevi e entrate nel server Discord. Per quanto riguarda i controller che utilizzeremo, veramente abbiamo tutto l'assortimento. Partiamo da quello, l'arcade stick originale, il suo con cui la ES usciva. Poi abbiamo anche il controller fagiolo del Neo Geo CD, l'arcade stick. E abbiamo anche il joypad controller del Neo Geo CD. Questo è veramente unico, molto buono. La cartuccia risponde a tutti i controller. Magari può sembrare una cosa ovvia, ma sempre provare per sicurezza. Those consumed with vengeance. But here, they do not exist. Only winners. Gabo, Mark of the Wolves. Round one. Fight!
Mission 1, start!
Round one. Ready, go! Mission one, start! Thank you. Heavy machine gun. Heavy machine gun. Please select the type of your game. Who do you play as? Robert Lando. Please select your USA. Grand Canyon Golf Course. Final day. Final party start. Good luck. Hole number 1. Player 1, tee shot. Good shot. Okay. Ready? 3, 2, 1, go! Left. Left. Ci tengo a fare una mia supposizione. Secondo me questa multicart è basata sulla versione 3 della multicart 161 in 1 per Neo Geo MVS già disponibile dalla Cina. Secondo me hanno soltanto migliorato la componentistica, soltanto tra virgolette in realtà lavorone, cambiato il ROM set mettendo quello corretto, aumentando la RAM e la memoria disponibile e facendo tutte le migliorie del caso, ovviamente mettendo anche il pinout del AES. Per trattare l'argomento a 360 gradi voglio farvi vedere e ci tengo a informarvi del fatto che io prima, fino adesso, in tutti questi anni, anche per il canale, ho utilizzato questo Neo Geo, che è una base MVS arcade consolizzata, fatta molto bene, che avevo preso su eBay 2-3 anni fa, veramente veramente ottima. Vedete c'è il deep switch al tasto dell'accensione, qui c'è l'input di alimentazione, è fatta in stampante 3D, la scocca, vedete c'ha le due porte Neo Geo, qui c'è lo slot cartuccia, tutta la plastica verniciata, fatta bene, qui ha l'uscita RGB, ha l'amplificazione RGB, jailbar fix, l'amplificazione audio, i BIOS ovviamente, vedete questa è la scheda sotto. Questa ragazzi non è una bruciatura ma è semplicemente una protezione che è venuta via, vedete ci sono le saldature, sono state fatte per prendere dal pettine i segnali, i controlli, l'uscita video, l'uscita audio, alimentazione, tutto quanto. La scheda è una scheda originale, ha sempre funzionato bene, poi quando l'accendete si illumina il logo, si illumina qua e qua e qua, è perfetta, ha il suo alimentatore custom, che è questo, e ha il suo cavo SCART RGB custom. Io fino adesso per giocare ai giochi Neo Geo ho usato questa MVS consolizzata con la multicart, quella cinese 161 in 1 versione 3, è andata sempre bene fino adesso, non ha nessun problema, soltanto che io sono passato all'AES, oltre che per motivi estetici e collezionistici, perché dal punto di vista estetico io preferisco l'AES, ma perché volevo assolutamente avere tutta la libreria completa del Neo Geo, e purtroppo per MVS non c'è ancora modo di averla, a meno che uno non recupera il Terra Onion
oppure la Neo SD, la Neo SD Pro appunto, però costano tantissimo, vengono dall'America, c'è da pagare la dogana, la spedizione, quindi si spenderebbe molto di più di 430 euro, ecco, e quindi il problema è quello lì, ragazzi. E quindi adesso io questa qui non la utilizzo più, perché appunto questa cartuccia, che al momento, ripeto, è solo per AES, la console da casa, non per queste, e non esistono adattatori, mentre esistono adattatori che convertono le cartucce da MVS a AES, non esistono adattatori che convertono le cartucce AES in MVS. Questo per una mera questione economica, perché tutti vogliono prendere le versioni MVS per spendere meno e utilizzarle sul loro AES, ma c'è anche delle complessità, ci sono delle complessità hardware che adesso non scendiamo nel dettaglio. Vi basti sapere che, da quanto so, il chip di decodifica della grafica nell'MVS sta sulla scheda, nella base, mentre la cartuccia è vuota. Invece per quanto riguarda le cartucce AES, cioè il sistema AES, che come sistemi sono identici, cambia soltanto, ci sono delle differenze nel BIOS, non sono conversioni quelle che ci sono tra AES e MVS, è lo stesso identico gioco, cambia soltanto il BIOS, e quindi si sbloccano delle funzionalità aggiuntive nei giochi. Dicevo, nell'AES, da quanto ho capito, però ragazzi non sono un tecnico, non sono un esperto, un ingegnere di sta roba, è quello che ho letto, se è sbagliato correggetemi nei commenti, non voglio assolutamente aver ragione, è soltanto un'informazione che do in più, ma vorrei che nei commenti mi correggeste se sbaglio. Con i giochi AES il chip di decodifica della grafica sta nella cartuccia stessa, mentre sotto nella scheda della console, nella scheda madre, non c'è. Quindi se uno converte da MVS a AES non c'è problema, perché è l'adattatore che fa la conversione della grafica, decomprime, spacchetta la grafica, mentre il contrario è veramente un casino. Andrebbe prima decompressa, poi compressa e poi ancora decompressa, quindi per questi problemi tecnici non si può fare. Comunque questo Neo Geo MVS consolidizzato io ce l'ho in vendita sia su eBay che sul mio subito.it. Se siete interessati e siete anche abbonati vi faccio un bello sconto, ragazzi. Questo volevo dirvelo perché io non la utilizzo più, quindi funziona perfettamente. Se siete interessati iscrivetevi su Discord. Ragazzi, io vi ringrazio per aver seguito il video, spero che vi abbia fatto piacere, che abbiate trovato la cartuccia interessante. Quindi se il video vi è piaciuto mettete pure mi piace, se non vi è piaciuto mettete pure non mi piace, e se l'avete apprezzato potete anche condividerlo, lasciate un commento, dite la vostra, quindi commentate e considerate l'opzione di fare le donazioni nel caso in cui volete sostenere il canale, oppure di abbonarvi. Mi raccomando, iscrivetevi se non l'avete già fatto. Alla prossima ragazzi, il Demiurgo vi saluta. Ciao ciao. In un mondo che si preoccupa di evolversi troppo velocemente e soltanto dal punto di vista tecnologico, dove la perdita della cultura videoludica è all'ordine del giorno e l'unica cosa a contare è la forma e non la sostanza, ecco che io, Demiurgo, intervengo e combatto da quando esisto e finché vivrò, con lo scopo di ostacolare questo impoverimento generale di arte e di sapere, cercando nel mentre di conservare e tramandare la storia e l'esperienza del retro gaming in Italia. Quindi adesso tenetevi forte, perché vedrete i progetti, i contenuti e tutto ciò che di sostanzioso e interessante potrete trovare su questo tema soltanto qui nel mio canale.